Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami Leone, tendenze energetiche predestinate per agosto 2024 e abbiamo la carta del Papa. Amici del Leone, si parla di cerimonie, contratti, si potrebbe parlare di anche di una guida spirituale, Qui potreste essere voi o potrebbe essere una persona che entra nella vostra vita come guida spirituale. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, trovate i link alle previsioni per il secondo semestre del 2024 e per i corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno di metafisica base e vi spiega cosa sono e come funzionano i chakra, mentre l'altro è un corso base di tarocchi. Bene, andiamo a vedere quali sono le vostre energie. Partiamo da un 2 di bastoni, un 10 di coppe, giustizia, 10 di pentacoli, 10 di bastoni, asso di coppe, re di coppe e 8 di spade. Allora ragazzi, questa è una lettura nuova e vale per tutto il mese e andrà a sostituire le letture generali che facevo prima dei primi 15 giorni e dei secondi 15 giorni. Diciamo che non avete più un'idea di sviluppo temporale, però con questa lettura quello che voglio fare è darvi, diciamo, un'idea di quello che potrebbe succedere in ogni campo della vostra vita nel mese di agosto. Come vi ho detto prima sono generali, quindi qualcosa risuona, qualche cosa no, però avevo come la sensazione che fosse più completa come stesa. Io adesso ve la sto proponendo mensile, però ho intenzione di inserirla come video registrato, come lettura registrata nelle sessioni individuali, però la consiglio per un bimestre perché le energie hanno sempre bisogno di un po' per muoversi, per svilupparsi. Comunque sarà in promozione per tutto agosto, adesso che sono gli ultimi giorni di luglio c'è in promozione la semestrale, che è più larga, più ampia, sono dai 40 ai 60 minuti di video, è una stesa 20 carte ed è una carrellata su ogni singolo settore della vostra vita per i prossimi 6 mesi. Questa è un pochino più ridotta, sono solo 8 carte, va a vedere per 1 o 2 mesi i settori principali della vostra vita e il video dura circa dai 20 ai 30 minuti. Comunque, se ne volete sapere di più, mi contattate via mail, io vi mando la lettera che ho preparato e poi ne parliamo. Bene, allora, entriamo nel vivo della lettura, ragazzi. Abbiamo un 3 di bastoni che mi parla di qualche tipo di nuovo progetto. In realtà il 3 di bastoni è un progetto che è già iniziato e che si sta espandendo, si sta, come dire, allargando. Vedendo tutti questi 10, mi viene da dire che ci potrebbe essere come un desiderio di arrivare a un compimento, a una conclusione, a un certo tipo di risultato. Qui vedo anche la giustizia. Allora, sinceramente molto mi parla di matrimonio. Se non è il matrimonio potrebbero essere dei contratti. Andiamo a vedere carta per carta. Adesso appunto guardo carta per carta e vi do come dei messaggi spot di cose che potrebbero succedere. Poi dopo, quando avrò un'idea completa, andiamo a vedere settore per settore, quindi i single, le persone che sono in una relazione, occupati, disoccupati, i soldi, crescita spirituale, insomma tutto. Allora, partiamo con questo 3 di bastoni.
5 di spade e 9 di pentacoli. Io sento che qui c'è una visione sul futuro, sul anche un po' come mi godo la vita. Datemi però una carta per il 5 di spade. La torre. C'è come una lettura degli schemi di pensiero qui, ragazzi. Adesso parcheggiamolo lì un attimo, andiamo avanti, poi ci ritorno più tardi. Andiamo a vedere questo 10 di coppe. Abbiamo il sole e il 5 di pentacoli. Devo dire che qui tutto mi parla di un'abbondanza emotiva. Ci potrebbero essere come delle riunioni in famiglia tra il Papa, il 10 di pentacoli, il 10 di coppe, come delle cerimonie, delle feste, dei compleanni. Devo vedere la giustizia. Giustamente Leone d'agosto, fine luglio, inizio agosto è il vostro compleanno, quindi potrebbe anche essere la vostra festa, insomma. Allora abbiamo un fante di pentacoli e un 9 di spade. Diciamo che questa giustizia con questo fante di pentacoli mi fa pensare a qualche nuovo percorso, per qualcuno un percorso di studi, potrebbe anche essere un percorso legale, con qualcuno che avete intorno, ragazzi. Diciamo che quando c'è la giustizia c'è qualche questione burocratica. Adesso ognuno di voi ha realtà diverse, però diciamo che qui la sento di più come se qualcuno vicino a voi fosse preoccupato per l'inizio di un nuovo lavoro, l'inizio di un nuovo progetto, l'inizio di un nuovo tipo di nuovo percorso. Mettiamola così. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli, re di coppe e giustizia un'altra volta. È qualche cosa che riguarda o i vostri familiari o i vostri amici, qualcuno che è o diciamo nella prima cerchia di affetti o anche nella cerchia un po' più larga degli affetti, che ha questa questione burocratica da risolvere. Può essere questo contratto, come vi dicevo, eh, può essere... No, stavo guardando se poteva essere la vendita di una casa, ma no, non mi risuona tanto per adesso. No, ragazzi, è come se ci fosse un nuovo percorso, come vi dicevo, che potrebbe creare delle preoccupazioni. Probabilmente ha a che fare con la burocrazia, quindi le preoccupazioni potrebbero essere l'intorno. C'è qualche tipo di dinamica familiare, o sì, perché ho tutti e due i 10 che mi parlano di famiglia, di gruppo, comunque, se non è la famiglia in senso stretto, può essere un gruppo in senso allargato. Andiamo a vedere il 10 di bastoni. La morte. Il mondo e il 5 di bastoni che voi così non vedete. Aspettate che ve li metto qui così, ok. Ho l'idea, perché anche questo è un 10 di bastoni, che qualcuno qui debba lasciare indietro certi tipi di atteggiamenti, certi tipi di attitudini, di modi di fare. Per qualcuno è proprio un cambio della realtà, perché giustamente se prima
si aveva una certa realtà e poi si stringono determinati accordi, determinati contratti, la realtà cambia, quindi anche il quotidiano cambia. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Tre di pentacoli e 5 di coppe. C'è come allora, vi dirò, o qualcuno inizierà un nuovo percorso di studi perché un nuovo progetto, diciamola così, perché quelli che ci sono già in piedi non sono poi così fruttiferi, diciamo così, come ci si aspettava. Ehm, per qualcuno, ragazzi, potrebbero esserci delle spese da fare per la ristrutturazione della casa. Può essere che questi contratti riguardino magari i preventivi, o cose per lo stile. Andiamo a vedere il re di coppe. Cavaliere di spade, 9 di bastoni, questa qua la guarda era un 10 di coppe che avete già qui. Guardate, tutto sommato vi sento ben determinati nell'affrontare il mese. Con i re di coppe ho come l'idea che riusciate a mantenere una certa stabilità, una certa determinazione, un certo aplomb, nonostante quello che c'è da lasciare indietro, quello che potrebbe esserci da dover concordare, nonostante mi viene da dire le novità. Ok, andiamo a vedere l'otto di spade. Sei di coppe e 2 di bastoni. È interessante perché si finisce col 2 si inizia col 3. Ehm, qui ragazzi è come se dovesse un po' togliervi la benda, mi viene da dire, da davanti agli occhi e iniziare a pensare a una nuova realtà. Se c'è qualche tipo di progetto, qualche tipo di questione che non è più in linea con voi, ve lo dico perché qua sento come una sorta di rifiuto al cambiamento e invece è proprio quello di cui avreste bisogno. Però andiamo settore per settore. Allora, partiamo dall'amore, diciamo dal settore affettivo, se vogliamo. Ehm, e vi dico che non è per niente male il mese, vedo tanto focolare, tanto calore familiare. Vi dico che potrebbero esserci come delle riunioni, dei ritrovamenti, magari proprio per questioni burocratiche, perché avete due volte la giustizia, però tutto sommato vedo armonia da un punto di vista affettivo. Poi parliamo delle relazioni romantiche. Se siete single, guardate, dirvi che conoscerete qualcuno che vi farà battere forte il cuore, no. Ma sento che vi sentirete al caldo con qualche amicizia particolare. Io ho l'idea che con questa persona vibrerete in carenza, cioè, che cosa voglio dire? È tipo che voi avete subito voi avete avuto un trauma, una sofferenza e l'altra persona risuona perché ha avuto più o meno la stessa cosa. È un po' come condividere la sofferenza. mm? Però tutto sommato sento che la relazione in sé
cioè che vi fa bene scambiarvi certe informazioni per comprendere, per, insomma, per capirvi meglio. Mi viene da dire per guarire il bambino interiore, sinceramente. Ehm, Sento che c'è come una sorta di familiarità, diciamo così, all'interno della relazione. E questo vale anche per le persone che sono in una relazione da tempo. Ho come l'idea che ci si stringa vicini vicini in questo periodo di agosto. Ehm, Potreste fare dei viaggi, vi dico, e potreste anche pensare, per chi lo volesse chiaramente, ad un bambino. Diciamo che si potrebbe aprire questo tema. Tema di famiglia, tema di matrimonio. Per chi ha una relazione più o meno, tutto sommato pare appagante, abbastanza appagante. Il problema qual è? È che ogni tanto ci sono queste sparizioni senza motivo, i silenzi per dire. Ho come quest'idea. Poi scrivetemelo voi nei commenti a fine agosto se sarà così. Ehm, Parliamo di lavoro, ragazzi. Allora, per quello che riguarda il lavoro, devo dire che potrebbe essere un mese di cambi. Sento qui anche con tutto questo movimento come se ci fosse il dover lasciare indietro qualche cosa per andare verso la propria abbondanza, per espandersi. Potrebbero essere dinamiche di lavoro, dinamiche di comportamento, ma siccome c'è un 5 di spade, molto probabilmente sono dinamiche di pensiero, anche perché qui terminiamo con un 8 di spade, quindi terminiamo con il senso di vittima, no? L'otto di spade è una carta che dice che non, insomma, che siete lì, che vi faccio vedere, ha le mani legate, come se questa fosse la vostra impressione di non poter fare nient'altro. In realtà questo senso di chiusura dipende dal come voi vedete le cose. Se voi cambiate il punto di vista, cambia anche il come voi vi sentite in relazione alla situazione o alla relazione. Comunque, se siete senza lavoro, ragazzi, eh, non so se agosto per voi in questo momento sia un mese effettivamente proficuo per seminare ancora. Diversamente, se avete già seminato, penso che potreste, perché comunque avete il Papa parla di contratti, avete anche la giustizia che parla di contratti, normalmente sono contratti nel lungo periodo. È vero che il 10 di Pentacoli, che parla di contratti anche lui, è girato al contrario, ma ho l'idea che qualche tipo di notizia, qualche tipo di... Potrebbe anche essere un aiuto, qualche amico, qualche familiare, qualche parente che sa che per esempio avete bisogno di lavorare, loro hanno bisogno nella loro azienda, hanno bisogno per X motivi e insomma ci si aiuta a vicenda. Comunque qua si parla di contratti firmati, con queste due carte di solito. E scusate, ritorno un attimo alle relazioni. Quando c'è il Papa, se non si tratta di matrimonio, si tratta di una possibile convivenza, ok? Giusto per precisare, ecco. Ehm, Se avete già seminato, ragazzi, vi dico che sì, ci potrebbe essere qualche novità, secondo me non proprio all'inizio, magari più verso la fine del mese. Se siete dipendenti, ho come l'idea che terminerete con qualche lavoro importante, con qualche progetto. Sinceramente, essendoci la morte, qui ci potrebbe essere o un cambio di contratto o un cambio di azienda. Il taglio c'è sicuro, perché anche qui è un nuovo inizio, però ripeto, magari non è detto che tagliate col lavoro, perché in realtà questa è una carta che mi dice che
vi siete lasciati indietro dei pesi e la morte mi dice che qualcuno o taglia con dei vecchi progetti, con delle vecchie cose che non servono più, oppure si tratta di appunto un cambio tipo di ruolo, di settore, di reparto. Diciamo che qualcuno potrebbe alleggerire, decidere di alleggerire il fardello in questo mese di agosto. Magari se vi danno dei compiti extra potete dire no, non rientra nelle mie mansioni oppure no, non lo so fare. Un po' quest'idea. Se siete autonomi, ragazzi, c'è tanto peso qua, ma io ho l'idea che le cose entreranno in equilibrio. Anche perché qui abbiamo un asso di coppe, mi parla di nuovi inizi anche floridi. Poi la giustizia ce l'avete anche qui, ricordiamo che c'è 2 volte. Ragazzi, se siete autonomi, seguite il flusso, perché secondo me siete troppo stanchi in questo momento per fare delle valutazioni obiettive. C'è questa torre che pesa, secondo me. Bisogna prima tagliare. Qui abbiamo la torre. Che caso, eh? Qui sono uscite 3 carte, qui anche. Qui abbiamo la torre sopra la morte. Quindi c'è proprio un cambio da dover effettuare a livello o del metodo di lavoro o dei prodotti o servizi che si propongono o un taglio delle aspettative, perché magari voi vi aspettate di guadagnare X e invece non arriva quel tipo di guadagno. In realtà ho fatto un esempio come un altro perché il settore dei soldi è ben, diciamo protetto. Però, se parliamo di flusso di soldi, cioè quello che entra e quello che esce a agosto, devo dire che potrebbero esserci come dei regali, come dei doni, ma anche delle spese impreviste, delle spese inattese. Potrebbe essere con l'idraulico. Mm. Se invece si parla di investimenti passivi, diciamo, sento che ha un po' a che vedere con questi tagli e nuovi accordi di cui vi ho parlato prima. Qui è come se ci fosse qualche cosa da lasciare indietro e vi dirò che potrebbe essere che qualcuno decida di vendere certi immobili nel periodo di agosto perché non sono più così fruibili, non rendono più così tanto o come ci si aspetta o come rendevano prima. Cioè come se il rendimento calasse, diciamo, e quindi non vi soddisfa, cioè non vi soddisfacessero più. Se parliamo di mente, spiriti, di crescita spirituale, di come state nel complesso, diciamo così, quindi racchiudendo un po' tutto, ehm, continua a cadermi l'occhio su quest'otto di spade. Qui c'è qualche cosa che non riuscite a vedere. Ed è proprio per quello che è come se aveste bisogno di focalizzarvi di più sui progetti futuri e sull'espansione, più che su quello che non funziona e che dovete tagliare. O meglio, cambiando il punto di vista, cambiando la vostra visione, smussando gli angoli, se vogliamo, di questo sogno, di questo progetto che avete, secondo me, è come se si riuscisse a vedere le cose da un altro punto di vista. Ci sono come dei pesi che vi tengono indietro, ma io ho l'idea che la torre arrivi per liberarvi. Nuovi accordi, 2 volte la giustizia,
e qualche tipo di progetto, magari anche in solitaria, che parte, cioè tipo che il progetto è tutto vostro. Per qualcuno si tratta della partita IVA, perché abbiamo un 9 di pentacoli. Potrebbe anche essere aprire una spa o qualche cosa che è legato al benessere della persona a livello del corpo. C'è come qualche aria anche giù di lì. Va bene, andiamo a vedere Osho. Il matto. Vi dicono di buttarvi. Vediamo un po'. Giochi politici, esaurimento, in viaggio, schizofrenia e seguire il flusso. Wow! Guardate, le sto leggendo così. Il matto, che è una carta che mi dice buttati in un viaggio, fai un viaggio. È una carta che essa stessa parla di viaggio. E questo qua è un 8 di bastoni, parla delle notizie che arrivano, di gente che arriva, di qualche cosa che nutre, che arriva, che muove l'energia, insomma. Questa è la linea interessantissima perché abbiamo giochi politici e schizofrenia. E qui, questo 7 di spade, io qua ci metto l'8 di spade sopra. Perché qui, ragazzi, c'è proprio la vostra mente che è esaurita e stanca e vi fa vedere cose o vi fa vedere le cose come in realtà non sono. I giochi politici, essendo un 7 di spade, è collegato al diavolo. Quindi è una carta di macchinazione, una carta di manipolazione, è una carta di qualcuno che si mette le maschere, no? Che ti dice quello che vuoi sentirti dire per ottenere quello che vuoi. Però questa è un gioco politico che voi fate a voi stessi perché avete come una sorta di ok, non capisco dov'è l'equilibrio, non capisco dov'è la regola. E qui vi dicono seguite il flusso e mi viene proprio da dirvi nel momento in cui siete stanchi prendetevi un riposo e anche questa è una carta che mi parla di tanta stanchezza, mi sa che ce l'avevate, no questo era un 10 di bastoni, ok era un 10, il 9 di bastoni ce l'avete solo qua, che è questo, che è il 9 di bastoni. E poi qui abbiamo un asso di coppe che avete qui. Quindi voglio dire, le carte comunque si ripetono e avete bisogno di lasciarvi un po' andare. Mi verrebbe da dire di lasciare andare anche il controllo, di lasciare andare questo modo di pensare un po' pessimista, un po' così negativo. È come uno smettere di pensare al bicchiere sempre mezzo vuoto. Pensate invece a quanto avete già raggiunto con il bicchiere mezzo pieno, insomma. Mm? Bene ragazzi, mese dedicato alle regole, alla regolarizzazione, ai contratti, tagli da una parte, perché qui la giustizia comunque taglia, tagli da una parte e espansione dall'altra, è come se si dovessero togliere dei pesi per riuscire ad espandersi con altri progetti. Bene, amici del leone, fatemi sapere se vi risuona nei commenti, se è stata interessante la lettura potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o anche lasciare una piccola donazione. Se poi volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi una mail e io vi mando la lettera che ho preparato, se no potete anche abbonarvi al canale. I titoli dei video sono pubblici, quindi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla e vi rendete conto dei video che tratto, degli argomenti di cui parlo, insomma. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!